nuovo podcast. Allora, oggi andiamo a vedere con un solo gomitolo cosa possiamo realizzare. In tante mi scrivete: Luana, ho un solo gomitolo, cosa posso fare? Allora, dipende dai tipi di gomitoli che adesso andiamo a vedere insieme e poi vediamo anche i progetti che si possono realizzare, ma tantissime cose si possono realizzare, ma dipende dal tipo di gomitolo e dal metraggio. Allora, andiamo a fare un esempio. Qui abbiamo un filato bellissimo che è di Filati Discount, il Tenerezza. Questo ha 380 metri, per cui con 380 metri facciamo tantissime cose. Infatti con questo filato io ho realizzato un piccolo scialle. Di solito lo metto davanti con questi cuori, come vedete, eccolo qua. Vi lascio i tutorial sotto così potete andare a vedere. Allora, con solo 100 grammi noi possiamo indossarlo come una piccola sciarpina messo in questo modo, perché è uno scialle piccolino. Poi se lo vogliamo realizzare più grande ovviamente andiamo a prendere due gomitoli, ma con solo 100 grammi, per cui tantissime cose si possono realizzare. Immaginate che sicuramente si riescono a realizzare due cappelli, non solo uno, se non tre. Dipende anche dal metraggio e dal tipo di filato. Allora andiamo a vedere anche un altro filato. Questo è il Sospiro, sempre di Filati Discount. È un filato bellissimo, come vedete. Allora, con questo filato, con solo 100 grammi, io ho realizzato col punto brioche, che sapete il punto brioche mangia un pochino, tantissimo filato. Questo collo, eccolo qui, con le righe brevi, lascio sempre il tutorial sotto. Con questo collo 100 grammi, poi se volete realizzarlo leggermente più grande potete mettere quei 10 grammi in più e poi realizzare il cappello. Insomma, 100 grammi abbiamo già realizzato uno scaldacollo. Infatti questo filato, vi dico anche il metraggio, sono 150 metri. Come vedete la differenza di questo filato, che sono 150 metri, e questo filato sono 380 metri, per cui dal metraggio possiamo capire quante cose possiamo realizzare, ok? Per cui se abbiamo realizzato uno scaldacollo con 150 metri, vedete, sicuramente con questo filato lo faremo leggerissimo, molto leggero, ne possiamo realizzare due circa, no? Allora, questo poi dipende sempre dal filato, dal peso, anche quanto pesa un filato, no? Importante. Però qui abbiamo ovviamente 100 grammi e 100 grammi. Se volete vi posso dire anche la composizione, che ha il 30% di lana e il 70% di acrilico. Questo filato, veramente ci sono tantissimi colori. Allora, altre cose che si possono realizzare, abbiamo tantissimi filati dove possiamo adattare, vi faccio vedere la differenza. Questo filato sono 100 grammi, ok? Ma anche questo che abbiamo visto, vedete quanto è più grande, dipende poi se è più, questo è a stoppino, se è più vaporoso, quanto ovviamente è diverso il filato, la composizione, ci sono tantissime cose che fanno la differenza. Anche questo filato sono 100 grammi, questo è Ricky, vedete io ho anche questo giacchino realizzato con Ricky, per cui che cosa possiamo realizzare? Anche questo io ho realizzato un cappello che vi faccio vedere da uomo. Con questo filato ho realizzato un cappello veramente molto carino da uomo, e possiamo realizzarlo con un solo gomitolo, essendo che poi quel cappello è fatto con sempre con il punto brioche, che mangia insomma un pochino di filato, un pochino più del normale, ma possiamo fare delle babbucce, ci rientriamo con i 100 grammi, per cui cappello, babbucce, ma possiamo fare veramente tantissime cose, anche i cappelli insomma che vi ho fatto vedere, che vi lascio insomma guardare. Con questo filato io ho fatto anche tantissimi scaldacollo. Lo scaldacollo con 100 grammi si fa e si realizza tranquillamente. Vi dico anche la composizione dei righi. Dei righi sono 30 grammi di lana e il 70% d'acrilico. Ecco, questo sono 200 metri. Invece del Goya sono 200 metri. 200 e 200 metri. Vedete la differenza? Sono 100 metri. Scusate, 100 grammi, 200 metri e 200 metri. Vedete la composizione, anche dalla composizione, no? Lo vediamo qui all'80%, 86% di lana superwash e il 14% di acrilico.
Qui vediamo la differenza, vediamo le differenze dei filati, per cui con un gomitolo con 100 grammi possiamo fare tantissimo. Allora, come vedete invece i 50 grammi, questo che è bello vaporoso, come più piccolino, no? Andiamo a vedere, ma questi sono 50 grammi. Allora, questo dipende da quello che possiamo fare. Di solito quando abbiamo 50 grammi possiamo andare a realizzare un cappello tranquillamente. Guardate il metraggio, è ovvio che ci sono filati, ecco anche questo è realizzato, questo è sempre uno scaldacollo, però è realizzato in costa, è aperto, come vedete è aperto. Questo è leggerissimo, è fatto con la ciniglia, anche se il metraggio comunque non è, diciamo, è poco come metraggio sul gomitolo, su 100 grammi, ma comunque molto leggero, la composizione. Questo è importante, andate a vedere il metraggio, questo è il messaggio che voglio dare, e quando dovete realizzare qualcosa, il cappello, potete realizzarlo tranquillamente se avete 100 grammi. L'unica cosa, se andiamo a lavorare comunque con una lana che diciamo che pesa un pochino, no? Ci sono le lane che sono più vaporose, quelle che pesano, vogliamo fare il basco, alle volte con 100 grammi insomma ci stiamo benissimo, anche se il basco arriva a una circonferenza di 26, anche 27 cm, poi andiamo a ristringere, con 100 grammi ce la facciamo. Questo poi dipende, andiamo a prendere un filato che si lavora con il 12, che ha 60 metri per... ovviamente su 100 grammi è normale che ovviamente ci occorre più filato, ma è anche più pesante. Questo dipende sempre dalla composizione. Altre cose che possiamo andare a realizzare anche, per esempio, se abbiamo il cotone, molte mi dicono anche il cotone, i sottopiatti, possiamo fare i sottopiatti, i sottobicchieri. Ne ho realizzati veramente dei carini, vi lascio, ma anche le presine. Per quanto riguarda le presine, vi dico sempre di utilizzare o il cotone, io vi consiglio sempre il cotone 100% senza acrilico dentro, oppure la lana 100%, però io vi consiglio sempre di andare a realizzare con il cotone. Infatti ho una presina che vi faccio vedere realizzata a crostatina e non occorre tantissimo filato, con 100 grammi realizziamo, comunque abbiamo dei piccoli avanzi di filati e possiamo realizzarla. Allora, anche le fasce per i capelli non ci occorrono 100 grammi, ce ne occorrono sicuramente meno, ma dipende, perché se andiamo a realizzare delle trecce o una lavorazione che mangia tantissimo filo, come minimo, non so, il 30%, dobbiamo calcolare anche il 30% di filato che ci mangia. Però le fasce insomma sono leggere da realizzare, ma anche con 60 grammi. Questo dipende sempre da quello che vogliamo fare, però quello che vi dico, con un gomitolo riusciamo a realizzare anche questa. Una sciarpina ci viene tranquillamente, ovviamente non lunghissima, ma ci viene piccolina. Possiamo fare anche una sciarpina al collo, questa che vi faccio vedere ora, con pochissimo si realizza, non occorrono 100 grammi ovviamente, però la possiamo fare più lunga, perché andiamo a lavorare l'inizio, poi quando non dobbiamo fare più gli aumenti andiamo a lavorare lunga quanto vogliamo, e poi andiamo a ristringere. In quello possiamo farla due volte il giro sul collo tranquillamente, per cui lì vi faccio vedere la tecnica che si annoda, semplicemente l'ho fatta leggera perché non diciamo l'inizio dell'autunno, ma voi se preferite farla di lana, farla più lunga, vi ricordo di fare gli aumenti fino a quanto volete la larghezza, proseguite senza fare aumenti, e poi quando dovete chiudere iniziate a fare le diminuzioni. In quel caso insomma potete farla più lunga, super facile. Queste sciarpine che adesso vanno tanto di moda, io vi ho fatto vedere anche come, ecco, il cappello, questo piace tantissimo, il cappello star, che io lo metto sempre, mi piace veramente tanto. Ecco, anche questo cappello è realizzato con poco, per cui quando avete un gomitolo si possono fare tantissime cose, ma anche per la casa. E come vi ricordo, cappelli, scaldacollo, i guantini potete realizzare sicuramente anche i guantini. Questo poi dipende dal tipo di lana, ovviamente dal tipo del punto che noi andiamo a scegliere. Allora vi ho fatto anche oggi una carrellata di
di progetti che potete realizzare con un solo gomitolo di lana. Me lo chiedete sempre, vi ho dato qualche spunto, ma voi siete sicuramente più bravi di me e riuscite a trovare dei progetti fantastici da realizzare con i vostri amati filati. Allora io vi saluto e ci vediamo sempre il mercoledì con i podcast, sempre alle 9, e poi lunedì e venerdì con i tutorial, e poi il classico appuntamento libero della mattina di domenica. Un bacione a tutte, un grande bacio a tutte quante e ci vediamo mercoledì con un nuovo podcast.